C'è un segreto che nessun negoziante ti dirà mai. Ogni volta che spruzzi un insetticida chimico sui tuoi peperoncini, non stai colpendo soltanto i parassiti, stai letteralmente avvelenando il tuo futuro raccolto e potenziando i parassiti che vuoi distruggere. Afidi, cocciniglia, tripidi, ragnetto rosso, mosca bianca sono i principali parassiti dei nostri peperoncini. Oggi ti spiego quali soluzioni offre il mercato, da quelle più green a quelle più chimiche, e ti spiego il mio metodo personale a costo zero per eliminarli immediatamente. Seguitemi. Ciao a tutti! Sun Tzu, un generale cinese di 2500 anni fa, disse, in parole povere, che per vincere una guerra devi conoscere il tuo nemico. Allora conosciamo i parassiti che potrebbero banchettare sulle nostre piante. Gli afidi. Le femmine nascono già incinte di altre femmine. È una paternogenesi. In pratica una fabbrica di cloni senza sosta. Il punto debole: respirano dagli spiracoli, che sono dei fori posizionati sui loro fianchi e sono permanentemente aperti. Non possono chiuderli come noi chiudiamo il naso se andiamo sott'acqua, così da trattenere il respiro. La cocciniglia si barrica sotto uno scudo ceroso bianco oppure una corazza rigida. È una fortezza ambulante. Il punto debole: odia l'alcol denaturato e la forte pressione meccanica. Il ragnetto rosso invece non è un insetto, è un acaro microscopico. Te ne accorgi dalle micro ragnatele sulle cime delle piante. Ama il deserto, il caldo torrido e l'aria secca. Quindi il punto debole è l'umidità. I tripidi sono degli insetti microscopici che raschiano la foglia lasciando dei riflessi argentei. Sono pericolosissimi perché iniettano un virus che può uccidere la pianta. Il loro punto debole è che sono ipnotizzati dal colore blu elettrico. La mosca bianca sono praticamente dei piccoli moscerini, anche se in realtà non fanno parte della stessa famiglia, che colonizzano la pagina inferiore delle foglie. Se scuoti la pianta vedrai che si formerà una nuvola bianca. Succhiano la linfa a ritmi industriali e producono tonnellate di melata. Il vero pericolo è che trasmettono dei virus che possono bloccare lo sviluppo dei peperoncini. Il punto debole: odiano l'aria fresca e sono attirate ipnoticamente dal colore giallo. Dopodiché abbiamo le lumache, le limacce. Attaccano solo di notte o con la pioggia. Usano la radula, che è una lingua simile a una grattugia, piena di dentelli di chitina che sono affilatissimi. La usano per divorare le foglie e i germogli. Lasciano una firma di bava argentea, quindi lo noti subito se sono passate di lì. La loro parte debole è il corpo molle e umido. Odiano tutto ciò che è tagliente e disidratante. E infine le cimici verdi o quelle asiatiche, che hanno un'armatura di chitina durissima. Pungono i fiori facendoli abortire e perforano i peperoncini, rovinandoli. La loro saliva tossica crea delle macchie gialle e necrotiche sulla polpa, rendendo il frutto amaro. Il loro punto debole è che volano solo se fa caldo. Quindi al mattino, con il fresco, sono totalmente paralizzate. Quando questi insetti pungono o raschiano, creano delle microferite aperte sui tessuti della pianta, da cui penetra la muffa grigia e oidio. In più, la melata zuccherina che espellono attira la fumaggine, un fungo che copre le foglie con una patina nera. Praticamente è come una tela oscurante posizionata sopra i pannelli solari delle piante. Niente luce, niente fotosintesi e addio peperoncini. Andiamo insieme nei negozi. Che cosa ci vendono? E soprattutto, qual è il vero rischio ecologico e tossicologico? Opzione 1. Gli insetti predatori. Tra tutti ci sono le coccinelle e le crisope. Sono valide contro gli afidi, i tripidi e il ragnetto rosso. È la cavalleria biologica. Funzionano ma costano un patrimonio. E se sul tuo balcone non trovano del cibo immediato, volano dal vicino. Però se smetti di usare la chimica e introduci questi insetti, essi si insidieranno stabilmente nel tuo giardino, come è successo a me.
Diventeranno dei residenti fissi che mantengono un equilibrio naturale anno dopo anno. Opzione 2, olio di neem e sapone potassico. Valido per afidi, tripidi, ragnetto rosso e per i giovani della mosca bianca. Un'ottima combo preventiva. Il NEM è un interferente ormonale, blocca la riproduzione e l'appetito, quindi gli insetti muoiono dopo qualche giorno. Richiede un ciclo di 3-4 giorni, distanziati di 3-5 giorni uno dall'altro. Questo intervallo è importantissimo perché serve per colpire le nuove larve appena si schiudono, interrompendo definitivamente il ciclo riproduttivo prima che diventino adulte. Ma l'olio di neem, seppur naturale, è sempre un olio pesante. L'abuso e le applicazioni errate possono causare dei danni gravissimi ai tessuti vegetali. Opzione 3. Il piretro. È valido contro gli afidi, i tripidi e gli adulti di mosca bianca, ma è innocuo contro il ragnetto rosso e siccome eliminerà tutti i suoi predatori naturali, quest'ultimo sarà libero di proliferare. Ti dicono, è naturale, arriva dai crisantemi, spruzzalo alla sera che non ci sono impollinatori. Sbagliato. Il piretro è una potente neurotossina che paralizza il sistema nervoso. Si degrada soltanto con i raggi UV del sole e di notte il sole non c'è. Quindi il veleno resta integro al buio, facendo una strage degli impollinatori notturni e dei predatori come le crisope o le cucinelle che stanno dormendo. Opzione 4. I lumachicidi chimici. Quei granuli di colore azzurro sono un veleno spietato. Attrae e uccide mortalmente i ricci, ma anche i cani e i gatti. Un rischio inaccettabile. Opzione 5. I chimici sistemici, validi contro afidi, tripidi, cocciniglia e mosca bianca. Ma ha lo stesso identico difetto del piretro nei confronti del ragnetto rosso. È un veleno che entra direttamente nella linfa delle piante. Nei nostri peperoncini la polpa è finissima in confronto a un peperone dolce. Quindi il residuo fisso rispetto al peso del frutto è concentratissimo. E se poi li essicchiamo per farci la polvere, eliminando l'acqua si concentra in modo esponenziale il principio attivo dell'insetticida nel peperoncino. Un incubo tossicologico che per la verdura del supermercato può essere misurato e mantenuto sotto una certa soglia di sicurezza. Ma noi a casa non abbiamo i mezzi per misurarne il quantitativo residuo. La coltivazione deve essere pratica. Perché spendere soldi in veleni che intossicano ciò che poi raccogliamo e mangiamo? Se la fisica ci viene incontro e fa un lavoro migliore e a costo zero. Ecco i 3 passaggi fondamentali. Fase 1. Il blocco delle formiche. Avvolgo un giro di garza sul tronco principale e ci metto del nastro adesivo al contrario, con la colla all'esterno. Formiche bloccate. Senza le loro guardie del corpo gli afidi rimangono indifesi. E ancor meglio del nastro adesivo ho trovato questa garza medica traspirante e adesiva. Fase 2. L'annegamento totale. Sigillo la terra del vaso con un pezzo di pellicola oppure con un pezzo di cartone, con qualsiasi cosa ti è comodo per mantenere la terra al suo posto. Prendo una bacinella d'acqua o un secchiello, ci immergo la chioma della pianta tenendo la testa in giù per almeno 20 minuti, ma non oltre i 30 minuti per evitare danni alla pianta. I parassiti muoiono asfissiati perché l'acqua blocca i loro spiracoli respiratori e l'acqua scioglie anche la melata, togliendo il cibo alla fumaggine. Per la mosca bianca questo annegamento stermina il 90% di uova e larve e il 50% di uova e di larve di cimice. Fase 3. La doccia di pulizia. Tiro fuori la lancia e le faccio una doccia a pressione per staccare via tutti i parassiti morti. È sufficiente la canna dell'acqua del vostro giardino. Questi 2 trattamenti vanno fatti la mattina presto prima che spunti il sole. Per gli adulti di mosca bianca che saranno volati via, è sufficiente appendere quei fogli gialli adesivi intorno alle piante. Ne vanno matte e ci rimarranno incollate. Per le lumache dimenticate i veleni. Usiamo del nastro adesivo di rame e lo giriamo intorno ai vasi. 0 chimica, 0 resistenze genetiche e i ricci, i cani e i gatti saranno salvi. Per le cimici adulte invece
sfruttiamo la loro biologia. Dato che al mattino sono paralizzate, sarà sufficiente scuotere la pianta con sotto un secchio e vedrete che ci cadranno dentro tutte. Ma se avete un orto immenso, l'unica difesa totale rimangono le reti a maglia fitta. Per poche piante in vaso, il controllo visivo sotto le foglie per individuare le uova resta la tattica migliore. Per molte piante in orto o in serra si usa la prevenzione meccanica contro gli afidi, sostituendo l'immersione con un lavaggio a pressione usando la lancia del giardino al mattino presto, oppure un atomizzatore a spalla. E a questo punto ci si può mettere il sapone potassico e l'olio di neem, dato rigorosamente al tramonto, oppure i lanci mirati di insetti utili. Sulle chat leggo spesso commenti del tipo: tanto la verdura del supermercato è già piena di veleni industriali, se uso un sistemico chimico sui miei peperoncini che problema c'è? La verdura commerciale è controllata e dovrebbe stare sotto dei limiti di legge, ma anche se fosse davvero tutta impestata di prodotti chimici, pensateci bene, ragion di più per non replicare sto scempio a casa nostra. Che senso ha copiare l'agricoltura intensiva e chimica nel nostro giardino? Io non coltivo solo per risparmiare 2 euro o per la mia salute. Lo faccio per passione e per la vita che gira intorno al mio giardino. È una questione di coscienza. Lo so benissimo che viviamo in un mondo complicato, tra inquinamento, notizie assurde al telegiornale, guerre, leggi che non tutelano la natura. Viene quasi la tentazione di mollare tutto. Ma questo non ci dà il diritto di fregarcene. Non può essere questa la scusa per buttare veleno sul nostro balcone. Nel nostro piccolo noi abbiamo un vero superpotere: la scelta. Siamo realistici, l'impatto zero non esiste. Qualsiasi cosa faremo nel nostro orto, nel nostro giardino, sul nostro balcone, lascerà un'impronta sul pianeta. A noi non resta però che scegliere il meno peggio. Ridurre il danno è una nostra responsabilità. Ecco perché ho bandito la torba e i pesticidi chimici. Non lo faccio per fare il purista, lo faccio per guardare il mio giardino a testa alta. E la cosa fantastica è che per fare la scelta giusta e resettare i parassiti senza inquinare, non servono miracoli industriali, serve solo la fisica. Se anche tu vuoi imparare a coltivare con la scienza e nel rispetto della natura, iscriviti al canale e goditi la playlist del corso completo dal seme al frutto. E se vuoi sostenere il mio canale e il lavoro di divulgazione che faccio, abbonati a Patreon e avrai accesso al mio gruppo VIP su Telegram. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!